Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. È l'uomo del momento, anzi, è il ragazzo del momento, vista la giovane età. Sto parlando di Samuel Bangula, che ha fatto il salto dalla Juventus Next Gen alla prima squadra. È l'uomo del momento non solo perché il ragazzo ha segnato all'esordio, ma anche perché il suo gol è stato il primo della partita, quello che ha spianato la strada alla vittoria dei bianconeri. Inutile dire che Bangula non dimenticherà mai questo giorno, 19 agosto 2024, è la favola perfetta, quale calciatore non sogna di esordire nella massima serie con un gol. Bangula ha concretizzato questo sogno segnando contro il Como. Probabilmente neanche lui se lo aspettava di trovare spazio in prima squadra, ma va dato merito a Tiago Motta di aver schierato il ragazzo che, attenzione, neanche nella Juventus Next Gen era un titolare. Ok, è vero, ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fermo ai box per circa 3 mesi, ma anche prima dell'infortunio andava quasi sempre in panchina. È anche vero che Tiago Motta ha fatto di necessità virtù, perché l'attaccante esterno che ha chiesto a gran voce non è arrivato, o almeno non è arrivato ancora. Questo non vuol dire che non bisognerà colmare questo vuoto, ma intanto Tiago Motta ha la certezza che su Bangula può contare e sarebbe stato così anche senza il gol, perché a parte la rete segnata, cosa sempre importante, Bangula ha fatto una buonissima partita. Magari sarà anche stato aiutato dalla scarica di adrenalina che ti dà l'esordio in Serie A, ma si capisce che quello di Tiago Motta è stato un rischio calcolato. Chissà da quanti giorni aveva già preso la decisione di schierare il ragazzo titolare. È stato convinto dall'intensità e dalla dedizione con la quale il giovane calciatore si è allenato. Queste sono cose che gli allenatori osservano, poi è chiaro che ci sono allenatori più coraggiosi di altri o con un modo di pensare moderno. Tiago Motta ha dimostrato di essere un allenatore che con i giovani ci sa fare e anche lui è cresciuto come tecnico. Io personalmente ho notato un miglioramento incredibile da quando allenava lo Spezia e a me Tiago Motta di Spezia non piaceva, piaceva per nulla, alla sua esperienza con il Bologna. Ma lasciamo perdere l'allenatore e parliamo delle skills di Imbangula. Innanzitutto il suo fisico è ben strutturato e vi invito a confrontare quanto sia cresciuto muscolarmente rispetto a quando giocava nelle giovanili dell'Anderlecht. Ok, era davvero un ragazzino all'epoca, ma questo per dire che oggi ha una forza fisica niente male, una forza che si rispecchia anche nella sua progressione palla a piede. E attenzione perché nelle giovanili dell'Anderlecht giocava anche a destra, dunque volendo Tiago Motta può schierarlo anche sulla fascia opposta. Ha un attimo controllo del pallone, da ragazzino era anche mediamente un driblomane. Ora vorrei aggiungere altre cose, ma sinceramente voglio attendere che Bangulo giochi altre partite con altri tipi di avversari, ma soprattutto voglio studiare meglio i suoi movimenti. Per adesso le premesse sono più che buone. Il ragazzo lavora con un ottimo maestro e pertanto ci sono ampi margini di crescita. Usate la sezione commenti per dire la vostra. Io vi saluto, come sempre ricordatevi l'iscrizione al canale e ci vediamo la prossima volta, magari in futuro vedrò di realizzare un video più dettagliato su questo calciatore con nuovi aggiornati gol perché questo inevitabilmente è il suo primo e unico gol in Serie A. Naturalmente gli auguro di segnarne tanti altri e di fare una buona carriera come penso che farà. Ciao e alla prossima.